Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello VIP 2026. È su questo che si incentrerà questo video di Fortinet. Prima di addentrarmi nel discorso, però, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Paola Caruso è stata eliminata dal Grande Fratello VIP, nulla di sorprendente, tutto come previsto di fatto, se non altro perché era stata la meno votata del precedente televoto, un televoto che comunque comprendeva più persone, mentre Marco Berrio aveva perso lo scontro diretto con Alessandra Mussolini. Paola Caruso, c'è da dire che aveva una seconda chance, perché in teoria sarebbe già stata eliminata se quel televoto precedente fosse stato eliminatorio, però se l'è giocata veramente malissimo e quindi io credo che la sua eliminazione sia sacrosanta, per il fatto che una volta rientrata nella casa del Grande Fratello, anziché cercare di giocarsi le sue carte in maniera diversa da quanto fatto nei giorni precedenti, sì, ha cercato di utilizzare una strategia un po' diversa, ma molto più aggressiva. Quando è tornata in puntata, sorprendendo tutti perché non si aspettavano che tornasse, dato che la ritenevano eliminata, quando invece era stata rinchiusa nel monolocale, si è scagliata contro tutti. Ha detto: vi distruggo tutti quanti. Ne ha avute per ognuno di loro insulti su insulti, soprattutto ovviamente come sempre nei confronti di Antonella e Lia, dato che le due ormai non si possono vedere e sono ai ferri corti da molto tempo. Però non ha tenuto in considerazione una cosa molto importante. Lei, dicendo io vi faccio fuori tutti, vi faccio fuori uno ad uno, non so per quale motivo non ha tenuto conto del televoto, perché lei è arrivata ultima in un televoto in cui c'erano più persone. Per carità, qualcun altro forse avrebbe anche potuto batterlo, perché magari non era la meno amata della casa di tutti quei concorrenti, questo io non lo so, però quel che è certo è che tu, arrivata ultima in un televoto in cui c'erano più persone, perché non era un 1 contro 1, poi non c'era tutta la casa, però sei arrivata ultima con altre 2 o 3 persone, dovresti attuare una strategia un po' diversa. Poi magari non avrebbe funzionato e sarebbe uscita lo stesso, però facendo in quel modo ti sei inimicata ulteriormente il pubblico da casa, che magari poteva anche concederti un'altra chance e votarti addirittura per salvarti. Invece no, tu che già eri virtualmente eliminata hai avuto la presunzione di presentarti con aggressività all'interno della casa dicendo che li avresti eliminati tutti, quando invece tu eri già stata virtualmente eliminata da quel televoto. Quindi come potevi sperare di sovvertire le gerarchie in pochi giorni con quell'atteggiamento lì, quando tu già eri nelle retrovie per quanto riguarda le gerarchie del televoto? Ripeto, magari non era l'ultimissima della classe, però certamente non era tra le prime, e i televoti abbiamo visto che sono abbastanza complicati da affrontare in generale. Quindi è stata eliminata una concorrente forte che ha creato scompiglio e ha creato dinamiche, però a un certo punto è andata oltre, a un certo punto l'ha fatta fuori dal vaso. Ne ho già parlato in un altro video dedicato proprio a quegli episodi lì. Questo invece va di fatto a commentare quanto accaduto successivamente, che forse è stato anche peggio. Non so quali siano state le due cose peggiori. Probabilmente la prima, perché si è scagliata in una maniera pesantissima contro Antonella Elia, che ci tengo a precisarlo perché comunque poi io vedo dai commenti che ci sono alcuni che giustamente sottolineano anche il comportamento di Antonella Elia, che Antonella Elia non è una santa e non è la vittima della situazione. Lì fondamentalmente, io vi ricordo molto il Grande Fratello VIP del 2020, Antonella Elia era lei che stava facendo uscire passi un po' tutti lì all'interno della casa, e anche a me non stava affatto simpatica. Le cose non sono cambiate, però con il contesto che si è creato intorno ad Antonella Elia quest'anno, tra Alessandra Mussolini, che sì, può essere anche simpatica, quello che volete, ma quando provoca è pesantissima, veramente è difficile da affrontare e è difficile contenersi dall'avere una reazione. Paola Caruso anche, che comunque è scoppiata, ha mostrato veramente una cattiveria inaudita in quei frangenti, non che lei ce l'abbia magari di suo, ma che quando si arrabbia va veramente oltre. E anche altri concorrenti, anche la stessa Francesca Manzini comunque nel suo ha creato un po' di dinamiche
e di scontri con Antonella Elia, quindi quello che si è creato intorno ad Antonella Elia l'ha fatta risultare quasi come la vittima della situazione, o quantomeno più simpatica al pubblico, tant'è che è andata in finale lei e non Alessandra Mussolini. La più equilibrata del gruppo credo che sia Adriana Volpe, parlando in termini di gioco per quanto visto nella casa del Grande Fratello. Io non parlo di persona in generale e all'esterno, parlo di quello che ho visto nella casa del Grande Fratello. La più equilibrata è stata Adriana Volpe, e lo dicono anche gli altri concorrenti, che la indicano come quella che non si è esposta, o quantomeno si è esposta meno. Probabilmente è così. Lei ha avuto uno scontro frontale subito con Antonella Elia, poi le due si sono, stranamente, è proprio una cosa sorprendente, io l'avevo detto subito praticamente nel primo video che avevo fatto, che sarebbero tornate amiche, e poi magari ci sarebbe stata un'altra rottura. Bisogna capire lì poi i rapporti come sono verso la fine, e quando si esce appunto in che rapporti si è, e da lì si delinea magari un'amicizia o meno. Però mi aspettavo che tornassero amiche. E poi è andata contro Alessandra Mussolini, uno scontro che continua ulteriormente, ma adesso su toni molto più pacati, e credo che Adriana Volpe, dopo che è esplosa in bagno con quel pianto e con quella puntata pesantissima, abbia deciso di andarci un po' più piano sugli scontri e di essere un po' più cauta in generale, più che altro per preservare se stessa a livello mentale e fisico, insomma di condizioni. Credo che sia più quella la strategia, non è tanto il non esporsi, perché lei comunque quando è servito all'inizio lo ha fatto. Adesso però a lungo andare credo che non si possano reggere tutti questi scontri, come invece sta facendo Alessandra Mussolini. Ma Alessandra Mussolini la butta sulla simpatia, affronta tutto con ironia e simpatia, anche se nella sua ironia, nella sua simpatia va sempre a mettere degli insulti che, ripeto, con quel tono scherzoso vengono un po' alleggeriti e camuffati, ma sempre insulti sono. Per questo motivo credo che la più equilibrata attualmente nel gioco sia Adriana Volpe. Tornando su Paola Caruso, che fondamentalmente è l'argomento principale di questo video, io, come ho già detto, penso che la sua eliminazione sia sacrosanta, lo ribadisco, non poteva andare diversamente, perché quando è rientrata, quando le è stata data questa seconda possibilità, sapevamo tutti che il televoto non fosse eliminatorio in quel momento, quindi sapevamo anche che il concorrente meno votato avrebbe avuto un'altra possibilità. È difficile che qualcuno che perde un televoto, che è il meno votato di un televoto, poi si salvi in quello successivo. Però è successo con Marco Berry in questo frangente, e anche storicamente io mi ricordo dei televoti su tutti di Elisabetta Gregoraci, che spesso era stata la meno votata, almeno un paio di volte. Sembrava che dovesse uscire nel televoto successivo, invece non è mai uscita. Alla fine è stata lei a ritirarsi per il prolungamento. Questo giusto per far capire un po' la situazione. C'è sempre un minimo di speranza di salvarti, ma se tu ti presenti con quell'atteggiamento, con quella presunzione e con quell'aggressività nei confronti di tutti gli altri concorrenti, è chiaro che poi le cose si mettono molto molto male, non poteva andare diversamente, e credo che le percentuali siano abbastanza emblematiche. Il televoto l'ha dominato Alessandra Mussolini, e poi Marco Berry e Lucia Elardo sono stati testa a testa, entrambi 20% se non sbaglio, con uno scarto veramente minimo, mentre Paola ha ottenuto soltanto il 9%, quindi meno della metà di Marco Berry e di Lucia Elardo. Praticamente non aveva alcuna possibilità di salvarsi, e a ragion veduta, visto il suo comportamento. Chi va a salvare se non amici, parenti e fan affezionati? Va a salvare una concorrente che si comporta in quella maniera? È davvero difficile pensarci, ovviamente. Oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet. Ciao a tutti.